Dove si mette il soggetto nelle domande? Cioè, se alla domanda "ha già mangiato?" voglio aggiungere un soggetto esplicito, devo metterlo prima del verbo o dopo il verbo. E in una domanda del tipo "dove ha mangiato la pizza?" il soggetto va prima del verbo, dopo il verbo e prima del complemento oggetto, oppure dopo il complemento oggetto. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Dunque, la posizione del soggetto nelle domande. Cominciamo col dire che normalmente, quando è possibile, si tende a evitare il soggetto esplicito nelle domande. Quindi, se per esempio stiamo parlando di Claudia, e lo sappiamo, io posso chiedere semplicemente dove è andata, con chi è uscita, che cosa ha mangiato, e così via, senza nominare Claudia, il soggetto, in queste domande. E forse proprio per questo, cioè per il fatto che tendiamo a evitare quando possibile il soggetto esplicito nelle domande, quelle volte in cui abbiamo bisogno di nominarlo, dobbiamo nominarlo, non sappiamo bene dove metterlo. E in certi casi naturalmente è necessario nominare il soggetto, magari perché non è chiaro di chi o di che cosa stiamo parlando, oppure perché vogliamo usare la parola anche e sappiamo che anche deve unirsi a qualcosa, a un nome o a un pronome, e quindi chiediamo viene anche lei, oppure magari perché vogliamo enfatizzare il soggetto. Quindi in tutti questi casi in cui vogliamo nominare un soggetto esplicito, bisogna capire dove metterlo nella domanda. Semplificando un po', possiamo dividere le domande in due gruppi. Nel primo gruppo mettiamo quelle domande alle quali rispondiamo sì o no. Sono partiti? Ha già mangiato? Ti accompagna alla stazione? Queste sono tutte domande alle quali rispondiamo appunto sì o no. Nel secondo gruppo mettiamo tutte le altre domande alle quali non dobbiamo rispondere sì o no, ma dobbiamo rispondere qualcos'altro. E queste sono domande che iniziano con una parola interrogativa. Perché? Quando, dove, che cosa, eccetera. Nelle domande del primo gruppo possiamo mettere il soggetto praticamente dove vogliamo nella frase. Questi sono tutti esempi presi dalla pagina dell'enciclopedia Treccani sulle domande dirette. Metto il link nella descrizione se volete consultare questa pagina. In tutti questi esempi si vede che Carla è il soggetto e si vede che può occupare tante posizioni nella frase. Anzi, a tutte queste frasi, secondo me, se ne può aggiungere un'altra. Potrà Carla prendere l'aereo domani? È una frase che ricorda un po' il titolo di un famoso film, riusciranno i nostri eroi, eccetera, eccetera. Una frase un po' particolare, ma che mi sembra assolutamente accettabile. Tutti questi esempi della pagina Treccani, però, mettono insieme diverse costruzioni. Non sono tutti equivalenti, assolutamente no, e secondo me in questo caso è utile semplificare un po' le cose e magari provare con frasi più brevi, anche perché spesso le domande sono frasi molto brevi, soprattutto nella lingua parlata. Se voglio aggiungere un soggetto esplicito a una domanda del tipo "sono partiti?", posso metterlo prima del verbo o dopo il verbo, e quindi posso dire per esempio "sono partiti i tuoi amici?", oppure "i tuoi amici sono partiti?". Mi sembra che fra queste due frasi praticamente non ci sia differenza. Ha già mangiato? Aggiungendo un soggetto posso dire Giulia ha già mangiato? Oppure ha già mangiato Giulia? Con una domanda leggermente più lunga come ti accompagna alla stazione? Ho tre possibilità. Posso mettere il soggetto all'inizio. Tuo fratello ti accompagna alla stazione? Oppure posso dire ti accompagna tuo fratello alla stazione? Oppure posso dire ti accompagna alla stazione tuo fratello? Non mi preoccuperei troppo della differenza fra queste tre frasi. Magari c'è una piccola differenza, forse la prima è la più piatta, tuo fratello ti accompagna alla stazione, mentre nelle altre due forse do per scontato che qualcuno ti accompagnerà alla stazione e ti chiedo se sarà tuo fratello e non qualcun altro. Comunque, a parte queste differenze minime, la cosa importante da ricordare è che con le domande di questo gruppo possiamo mettere il soggetto praticamente dove vogliamo. Passiamo quindi alle domande del secondo gruppo. Le domande del secondo gruppo, come ho detto prima, sono introdotte da una parola interrogativa.
chi, che cosa, come, quando, dove, perché, eccetera. Quando comincia, che cosa studi, dove è andata e così via. A volte questa parola interrogativa può essere preceduta da una preposizione. A che cosa pensi? Con chi esce? Da quanto tempo abiti a Milano? Ora, se nelle domande del primo gruppo avevamo molta libertà per quanto riguarda la posizione del soggetto, nelle domande di questo secondo gruppo in genere si tende a mettere il soggetto alla fine della frase. Questa è la posizione migliore. Quando comincia la primavera, il soggetto in questo caso è la primavera e lo mettiamo appunto alla fine della frase, dopo il verbo. Non si potrebbe dire quando la primavera comincia. È una frase che non funziona. Altri esempi possono essere con chi esce Giulia, per chi suona la campana, fino a dove si spinsero i vichinghi. In quest'ultima frase i vichinghi è il soggetto e abbiamo una preposizione all'inizio della frase e prima della parola interrogativa, fino a è la preposizione, poi abbiamo dove, la nostra parola interrogativa, e poi si spinsero è un verbo riflessivo, il verbo spingersi, in questo caso coniugato al passato remoto. Anche con un verbo passivo il soggetto si mette dopo il verbo. Dove venne sepolto Napoleone? In questo caso il soggetto è Napoleone. Sepolto è il participio passato di seppellire. In questo caso ho formato il passivo con l'ausiliare venire e l'ho coniugato al passato remoto venne. E la stessa regola vale anche quando c'è un complemento oggetto, quando è presente un complemento oggetto, che era una delle mie domande dell'inizio. Dove ha comprato i pomodori Gianni? In questo caso i pomodori è il complemento oggetto, Gianni è il soggetto e lo metto alla fine della frase. Una cosa importante da tenere presente è che non stiamo parlando di regole assolute. Ci sono molti casi in cui anche in queste frasi del secondo gruppo il soggetto può occupare una posizione diversa. Questo succede soprattutto nelle domande che iniziano con perché. Questi sono alcuni esempi che ho trovato leggendo qua e là, in cui il soggetto occupa una posizione diversa. Non li leggo tutti, ve li lascio leggere poi con calma. E si vede che in tutte queste frasi il soggetto, che ho evidenziato in rosso, si trova subito dopo la parola interrogativa. Ma bisogna fare attenzione perché questo non è sempre possibile. Non potrei dire con chi Giulia esce oppure che cosa Gianni ha mangiato. Sarebbero frasi molto strane. Quindi, come regola generale, io direi che se mettiamo il soggetto alla fine della frase, nelle domande di questo secondo gruppo, non sbagliamo mai. E poi teniamo presente che ci sono casi in cui il soggetto può occupare una posizione diversa. Grazie a tutti per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!